Ragazzi, dopo una settimana di profonde ricerche su internet, ma proprio ho dovuto scavare giù nei meandri della rete, ho trovato altre informazioni riguardanti a quello che purtroppo è accaduto dietro le quinte di questo terrificante film, che ci sono state nascoste, non so per quale motivo, fino a circa un anno fa, ma non riesco ancora a capire perché ho avuto tutte queste difficoltà appunto a trovare queste nuove informazioni. Io sono Umberto e in questo video voglio parlarvi proprio di questo, perché nel film L'Esorcista, diretto da William Friedkin, è stato uno dei pilastri degli anni 70, ma soprattutto della New Hollywood, con attori e registi davvero molto in gamba, molto preparati, con nuove storie da raccontare e voglia di farlo attraverso stili e ottiche completamente diverse dal solito. L'horror, tratto dal famosissimo romanzo di William Peter, ha rivoluzionato la percezione del grande pubblico, perché è fruitore di opere mainstream attraverso il cinema d'autore. Ma certe volte le storie che si aggirano dietro le quinte dei film horror sono ancora più terrificanti del film stesso. Ragazzi, state qua, perché in mezzo alle informazioni che vi sto per dare, che ovviamente ho messo in ordine io, altrimenti sarebbe di difficile comprensione, ci sono davvero, come vi ho detto all'inizio video, delle chicche mai rivelate, o meglio rivelate ma semi rivelate, diciamo così, tenute ancora nascoste perché sono ancora molto difficili da trovare, ma soprattutto saranno reali. Io credo di sì, anche perché qualcuno ne ha parlato, anche se in maniera tutt'oggi ancora semi nascosta. Uscito ormai da quasi 50 anni, L'Esorcista è uno dei film che ha diviso e spaventato il pubblico in tutto questo tempo. La storia è semplice, la conoscete praticamente tutti, è inutile che sto qua a raccontarvela, quindi andiamo subito al sodo. Ma ricordatevi la frase che sto per dirvi, perché poi andremo ad approfondirla. I due volti che si sovrappongono tra umano e il diabolico. Oltre al processo progressivo di Regan durante la sua trasformazione e cambiamenti, ma senza dimenticare quello ovviamente mostrato nella versione integrale del film, quindi non nella versione breve, è quella della camminata al contrario che scende le scale. Ma qui c'è un piccolo aneddoto, perché non so se tutti voi siete a conoscenza. Questa scena praticamente è stata girata poco prima di far uscire il film nelle sale, ovvero interpretato da una vera e propria contorsionista. Ma a parte questo, teste che ruotano, linguaggio veramente volgare, compreso di gesti parecchio volgari, hanno contribuito a questa fama del film così terrificante da far star male addirittura parecchie persone durante la sua prima uscita nei cinema. Ma partiamo subito con la prima anomalia che c'è stato dietro le quinte, ovvero l'urlo di Ellen Burstyn. Perché quando il regista ha sul proprio set cinematografico degli attori davvero preparati, in gamba, molto navigati, può tranquillamente far lasciare quasi tutto a loro, e certe volte incidenti occasionali possono aiutare le loro reazioni spontanee. Ad esempio, ve ne dico una: William Friedkin, appunto il regista, voleva far apparire sullo schermo il fiato delle persone che quando parlavano usciva dalla loro bocca. Quindi cosa ha pensato di fare? Ha pensato bene di congelare tutta la stanza. Tant'è vero che ancora oggi Linda Blair, la protagonista ovviamente del film, odia in una maniera pazzesca sentirsi quel freddo pungente addosso. Ellen Burstyn invece fu tirata indietro talmente forte da un cavo metallico tanto da rompersi addirittura il coccige, e ovviamente dal dolore lanciò un urlo così terrificante, pazzesco, che ha fatto gelare il sangue a tutti quanti. E quell'urlo era proprio vero, infatti il regista non l'ha tolto, l'ha tenuto. E sapete perché? Perché era davvero reale. Pensate addirittura che una volta il regista sparò vicino all'orecchio di Jason Miller per ottenere dall'attore una reazione spontanea, e così fu. Ma ora andiamo a parlare di una di quelle scene che purtroppo, e non si sa per quale motivo, ci hanno tenuto nascosto. Ovvero il passaggio del tram alle spalle del prete, che ha una visione praticamente di sua mamma dopo che è deceduta e lui le corse incontro. In realtà quel tram non è mai passato durante le riprese, c'erano semplicemente auto, macchine normali, ma durante la ripresa di quella scena, che tra l'altro ragazzi è andata a buon fine da quello che si sente dire subito al primo colpo, il regista ha comunque voluto tenere. Ma la domanda sorge spontanea: perché, se è vero, da dove è spuntato? Ragazzi, questa è soltanto una delle informazioni strane che sono riuscito a trovare, ma adesso andiamo avanti.
Il cast e la crew durante tutti i film, quindi non solo su questo ma in generale, finiscono di costituire una sorta di piccolo villaggio. Dopo la fine delle riprese dell'Esorcista e anche oltre, ben 9 persone legate al cast e alla troupe andarono incontro purtroppo ad un tragico destino. Nella lista ci sono il nonno di Linda Blair e il fratello della sua costare, scomparso purtroppo non molto tempo fa. Per quanto riguarda invece l'attore Jack McGovern, rimase ucciso da una semplicissima influenza. Ma andiamo avanti ragazzi, perché la lista non si ferma qui, perché ad esempio Vasilik Mariaros morì per cause naturali. In teoria ci sono tantissimi film che nel corso della storia sono disseminati da strane coincidenze, ma questo film ragazzi le supera davvero tutte. Lo sapevate che una spettatrice ha denunciato la Warner Bros? E vi spiego anche perché. L'Esorcista infatti uscì nelle sale in cui gli studios non avvertivano ancora il pubblico sugli effetti delle luci stroboscopiche e sulle conseguenze intense che i loro effetti speciali avrebbero potuto provocare sugli spettatori. Come vi ho detto prima ragazzi, ci sono tantissime testimonianze che molte persone durante la visione di questo film si sono davvero sentite male e che addirittura sono svenute durante la sua visione. Uno spettatore, in specifico anzi una spettatrice che tra l'altro non si conosce il nome, fece causa proprio alla casa produttrice del film, affermando che i messaggi subliminali del film le provocarono una bruttissima caduta con conseguente frattura della mascella. Lo studio però ha risolto la causa fuori dalle aree di tribunale, senza però mai divulgare la cifra totale dell'importo dovuto. Ma arriviamo adesso a uno dei punti che secondo me è uno dei più toccanti, e qua non sto parlando di fenomeni strani accaduti dietro le quinte, ma di quella povera bambina di solo 12 anni, Linda Blair, che inizialmente ha ottenuto sia una grande fama ma anche una grande critica. Tuttavia, da quando ha interpretato una ragazzina posseduta dal demonio, ha attirato anche tantissime critiche da un vasto pubblico. Reagan ha suddiviso gli spettatori prima di ottenere oggi la fama raggiunta. Ma arriviamo al fatto inquietante, perché Reagan, subito dopo l'uscita del film, ha cominciato a ricevere minacce di morte e sono state assunte anche guardie del corpo per seguirla anche per mesi dopo l'uscita di questo film. Ragazzi, spero che questo video vi stia piacendo, perché se è così vi ricordo di iscrivervi al canale, di tempestare di like questo video e di commentare. Ma adesso andiamo avanti con il set che prese fuoco improvvisamente. Questa è sicuramente un'informazione che alcuni di voi potrebbero anche sapere, perché ormai è risaputa questa cosa, però voglio raccontarvela lo stesso perché magari c'è qualcuno che non lo sa. Anche se questo set infatti sembrava maledetto, le riprese del film ritardarono a causa di un incendio che scoppiò improvvisamente senza motivo, partendo proprio dal cuore della casa di McNeil. Secondo il regista, la causa non fu altro che un piccione che finì nei contatori della casa, provocando così un cortocircuito. Ma ragazzi, secondo voi qual è l'unica stanza a non essere stata intaccata dalle fiamme? Proprio la stanza della bambina posseduta, che rimase perfettamente integra. Ma arriviamo a un'altra informazione che ho avuto davvero difficoltà a reperire, parole mai pronunciate, ovvero Linda Blair Reagan, durante una delle riprese sul letto, quindi quando la bambina era già posseduta, ovviamente come tutti gli attori aveva un copione da rispettare e la bambina in realtà lo rispettò, ma durante la registrazione, tra l'altro rifatta più volte proprio per il motivo che sto per dirvi, nei microfoni si sentì tranquillamente quello che doveva dire la bambina, ma terminata quella frase che era appunto sul copione, si udì benissimo un'altra frase che non ci doveva essere, ma soprattutto la voce di Linda era diversa. Il regista, arrivato a un certo punto, si innervosì anche con la bambina perché gli disse: tu devi dire quello che c'è nel copione, non ti devi inventare le cose. E la bambina gli disse: guarda che io non ho detto nulla, io ho detto semplicemente quello che c'era scritto qua. Ma in realtà nella telecamera c'è ben altro. Quindi se non è stata lei, da chi viene quella voce davvero così strana ogni volta che ripetevano la scena? Raga, lo sapevate invece che un presunto killer ha preso parte al film? Bene, perché proprio un altro male si insinuò dietro le quinte. Infatti Paul Bateson era un radiografo che diede un piccolo contributo al reparto tecnologico, ma nel 1979 Bateson fu condannato per l'omicidio di un giornalista cinematografico il cui nome è Addison Verrill. Ma come sapete non c'è mai fine all'orrore, e questo è certo. Ma ciò che è più disturbante è che l'uomo poteva essere un serial killer, perché durante il processo i pubblici ministeri e la polizia lo accusarono di essere coinvolto nelle morti di omosessuali, delle quali tra l'altro si vantava quando era in prigione. E proprio per questo motivo Bateson è considerato un vero e proprio serial killer, nonostante le prove non lo abbiano mai confermato.
Ma cambiamo argomento. Voi lo sapevate che Linda Blair non è mai stata idonea per vincere l'Oscar? Infatti Linda Blair è stata costretta a lavorare con una stunt woman e anche con esperti di effetti speciali, registi e suoi colleghi attori per riuscire a portare Reagan in vita. Ma nonostante tutte queste collaborazioni, è lei il personaggio chiave di tutto il film. Infatti l'attrice ricevette una nomination all'Oscar per il ruolo, ma nonostante tutto la voce demoniaca della piccola Reagan non era la sua, ma di Mercedes McCambridge. In base alle regole dell'Academy, la nomination ricevuta da Blair non poteva essere ritirata, ma allo stesso tempo da quelle parti non amano attribuire a degli attori il lavoro fatto da altri. Ma non solo, anche il doppiaggio avvenuto da altri. Ma raga, qui arriva un'altra chicca tenutaci nascosta per tutto questo tempo. E sapete a cosa mi sto riferendo? Al viso deformato di Reagan. Anche in questa ripresa ho trovato informazioni davvero inquietanti. Da quello che è saltato fuori ultimamente, sempre naturalmente se è vero, era già apparso così nelle telecamere, senza alcun effetto dai registi. Poi ovviamente è stato sistemato da editing e di quant'altro. Ma pensate un po' raga all'espressione del regista, la sua faccia quando ha rivisto quella scena senza alcuna modifica. Magari mettetemi nei commenti ragazzi, secondo voi come può essere accaduta una cosa di questo genere. Ma andiamo avanti e passiamo alla scena dell'angiografia alla carotide. Può sembrare strano, ma nel film più terrificante e spaventoso mai creato, la scena che ha davvero sconvolto di più gli spettatori è allo stesso tempo la più realistica. Una ragazzina davvero spaventata che deve subire un controllo medico. Infatti il primo test di Reagan in ospedale è la scena più disturbante di tutto il film, forse perché è davvero proprio reale. Il regista ha ingaggiato nel cast degli attori ancora più professionisti per interpretare la scena al meglio, rappresentando così una vera e propria procedura invasiva che avviene anche nella realtà. Ma arriviamo all'ultima chicca ragazzi, l'ultima informazione tenutaci nascosta. Mi sto riferendo infatti al volto del demonio che improvvisamente compare. È ovvio che quella è un'immagine montata in post-produzione, ma la realtà infatti non è questa, è per coprire una scena davvero accaduta senza alcun tipo di spiegazione, perché al posto di quel volto c'era un'ombra gigantesca in tutta la stanza. Ragazzi, mettete anche nei commenti secondo voi perché, se sono davvero reali, tutte queste informazioni ci sono state tenute nascoste per tutto questo tempo. Ragazzi, se siete appassionati di queste storie, cliccate su questo video, perché qui vi racconterò una storia davvero terrificante. Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo nel nostro prossimo video. Stay tuned!